Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Allora, questa mattina farò una prova più che una ricetta perché mi è stato chiesto di farla e quindi mi cimenterò. Allora, io di solito faccio il formaggio o la ricotta con il latte crudo. Un nostro iscritto ci ha chiesto la cortesia di provare a farla con il latte del banco frigo, quello pastorizzato. Io credo che verrà gran poco perché qualcosa del genere già abbiamo fatto una volta, però visto e considerato che ce l'ha chiesto così, Perché non riprovare? esatto, insistentemente proviamo. Però ovviamente proverò in basse quantità perché sprecare il cibo è una cosa che non sopporto. Allora, 1 litro di latte di quelli da banco frigo, tanto avete riconosciuto tranquillamente la bottiglia perché se bevete il latte sapete che marca e che tipo di latte è. Non È è, un parzialmente non è detto scremato. però, scusami, perché proprio ieri abbiamo ricevuto dei commenti favorevoli da persone che vivono dall'altra parte del mondo, Eh, quindi magari loro non sanno che marca è. ah beh, è facile, certo, magari là non ce l'hanno perché questo sta solamente qui. Un'amica della Virginia ci ha fatto i complimenti. Grazie, perché sono dei complimenti che comunque ci spronano a fare meglio e ad andare avanti. Ragazzi, io interrompo subito a tavola con Silvia. Strano? Nell'info box vi metto sia il gruppo di cucina che abbiamo noi, sia il mio profilo Facebook. Chiedetemi l'amicizia, almeno a me, perché il profilo di Silvia è intasato dalle persone. Il mio, essendo nuovo, è ancora molto aperto a tutti voi. Anzi, io mi scuso, e scusa se ti interrompo, per tante volte per non rispondere immediatamente a quello che mi scrivete. Purtroppo cioè, siete tanti e quindi starvi dietro, sinceramente, con immenso piacere lo faccio, però a volte è difficile perché comunque ricevo tante richieste, tante domande e vorrei esaudirle tutte quante, ma Quindi chiedete l'amicizia a me e tanto è come se lo leggesse è anche a tavola certo, con è Silvia. certo. Continuiamo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 1 litro di latte, dicevo, del banco frigo, in questo caso un parzialmente scremato, quindi proprio Sì, non ce ancora ne esce proprio niente. niente, esatto. Poi abbiamo bisogno del famoso termometro per liquidi, abbiamo bisogno ovviamente del caglio, Che si trova in farmacia. in farmacia, esattamente. Magari non tutte, forse lo potete ordinare in quelle che non ce l'hanno A a disposizione disposizione, subito. certo, e del sale che ovviamente in una quantità così piccola sarà minimo proprio, diciamo un mezzo cucchiaino, non di più. Allora, andiamo a mettere il latte nella pentola, eccolo qua, questo lo sappiamo fare tutti, Anche io. ecco, e la andiamo a mettere sul fuoco e la facciamo arrivare a 35 massimo 38 gradi, quindi ci vediamo quando il latte ha raggiunto la temperatura, quindi tra pochissimi minuti in quanto è una quantità minima. E la domanda solita, è una Sì, ricetta a basso costo? Sì. assolutamente sì. È lunga come, Beh sì, comunque ci come vuole ricetta? sicuramente, mentre con il latte di pecora o anche quello di mucca ci vogliono diciamo 45 minuti, un'ora per far sì che venga fuori la cagliata, io credo che con questo bisognerà aspettare un pochetto di più. Quindi detto proprio alla Ci romana, vediamo un tra pochetto poco. di più. A dopo sui fornelli. Allora, abbiamo raggiunto la temperatura, adesso metto il sale, mezzo cucchiaino scarso, e metto il caglio. Dobbiamo metterne un pochino di più, nel senso che andrebbe sì e no una punta di cucchiaino, ma visto e considerato che stiamo parlando di un latte già scremato, allora per dargli forza ho messo quasi un cucchiaino.
A questo punto giriamo per far mescolare, scusate il rumore, copriamo con un coperchio e come al solito mettiamo una coperta intorno. Andremo a vedere cosa è successo tra un'ora, esattamente come per l'altro latte, sperando in un miracolo. No, io sto scherzando adesso, ma su un latte pastorizzato, scremato, credo sia poco probabile che venga qualcosa di... Però non si sa mai. Però non si sa mai, magari riesca a fare il miracolo. E viene buonissimo. Ci vediamo dopo. A dopo. Allora, non è passata un'ora, ne sono servite ben 3. Vi avevo detto che il problema era il fatto che il latte fosse pastorizzato e soprattutto magro. Però qualcosa esce. Sì, ma questa non va lavorata come quella che lavoro di solito. Ecco, va presa così, delicatamente, messa con una fuscella dentro una ciotola e poi con un canovaccio sopra. Sembra panna cotta, com'è che dici tu? Sì. Sembra panna cotta venuta lenta. Parzialmente scremata. Esatto. Quindi delicatamente poniamo il tutto dentro al canovaccio e lo lasciamo qui a riposare fin quando non ha tirato fuori tutto il siero. Ma quello che sta venendo fuori, che cosa è? Primo sale, ricotta? Primo sale. La ricotta però... No, la ricotta con questo mai nella vita proprio. Vabbè, il nostro iscritto ci ha chiesto il primo sale e primo sale sia. Adesso riuscire a far venire il primo sale anche con latte scremato, parliamone, che ne so. Allora, non è che voglio dire che io sono bravissima, voglio dire che sono stata fortunata. Allora, adesso lasciamo questo qui, tiriamo su un po' i lembi perché sennò poi comincia a colare giù. Ecco. E deve restare così? Fino a quando non toglie tutto il siero. Quindi penso almeno 6 ore. Almeno. Ci vediamo stanotte quindi. Ci vediamo stanotte. Allora, questo è il risultato di Un litro di latte. un litro di latte. E di quante ore? Tante. Troppe. Vabbè, comunque il nostro amico sarà contento nel vedere che praticamente è nullo il risultato. Vabbè. No, vabbè, mo lo sto dicendo Magari così. sarà più buonissimo. Abbiamo usato un litro di latte, magari con 5 litri viene qualcosa di diverso, insomma, più Magari è buonissimo. consistenza. E domani da comprare altri 5 litri di latte. Sì. No, ma buono è buono, non ci mancherebbe. Ecco, questo va tutto quanto in lavatrice proprio. Questo poi che cosa facciamo? Lo spremiamo bene in questo modo e ci mettiamo un pochino di sale nella sommità in maniera che così, sale grosso, poco, qualche grano perché la quantità è talmente poca che lo mettiamo dentro una ciotolina e lo mettiamo in frigo a riposare per tutta la notte. Quindi ci vediamo domani e vediamo che è successo. A domani. A domani. Guardate che carino. Non sarà tanto, ma è proprio carino. E secondo me è anche buono, perché io ieri un pezzettino che era rimasto nel canovaccio l'ho assaggiato. Come al solito. E certo, io ho il compito. Certo. Allora, a questo punto lo giro. Sarà un problema perché è molto morbido ancora. Eccolo qua. Sembra una ricottina. Sì, infatti è molto soft, ecco, appunto, dicevo, è molto soffice e sembra più effettivamente una ricotta piuttosto che un formaggio spalmabile. Un formaggio. Sì, c'è più, ecco, la consistenza dello stracchino un po' duretto. Adesso metto qualche granello di sale
anche ma proprio poco perché comunque la quantità è pochissima, quindi proprio 5-6 grani di sale da questo lato. E a questo punto riva in frigo perché come vedete continua a mandare via siero. E tra quanto è pronto questo? Stasera. Quindi stasera avremo del formaggio parzialmente scremato. Sì, esatto, del formaggio parzialmente scremato. Secondo me sarà un successone. Beh, oddio, per me già lo è, perché Sì. sono riuscita a tirare fuori del formaggio da un latte scremato, oltretutto pastorizzato, quindi Il proprio... prossimo video dovremo farlo sul latte scaduto, quello che riusciamo a... Ma che cazzo? No, Non lo state a sentire, eh? Vabbè, ci vediamo stasera. stasera. Allora, esperimento riuscito. Sì, perfettamente. Dobbiamo dire di essere abbastanza soddisfatti nonostante il gran lavoro, perché comunque ci vuole molto più tempo, bisogna avere molta più attenzione che per il latte crudo normale, però Si può fare. si può fare. Eccola a voi. Formaggio di latte parzialmente scremato da banco frigo. Direi Complimenti. che anche questa volta, come era a tavola con Silvia, Sì. viene più morbido, ovviamente. Eccola qua, questa è la consistenza. Vuoi assaggiarlo? Beh, certo. Ti tocca. No, tagliamo una fettina qui. Ah, una fettina qui. Eccola. Vedi che è morbido, sembra quasi leggermente più denso dello stracchino. Però è buonissimo. È buonissimo, hai visto? E quindi il nostro iscritto che ci ha chiesto cortesemente di provare a fare questa ricetta Che sta accontentato. è stato accontentato. Eccola qui. Signori, con voi altri invece ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao a tutti.